Ciao a tutti e bentornati su Katie Made. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo modello molto particolare e semplice da realizzare. Si tratta di una borsa lavorata tutta in filato, ovviamente poi se voi preferite potete utilizzare un fondo pronto e lavorare solo il corpo borsa, però diciamo che il modello rende di più tutto lavorato infilato. La prima prova che ho fatto è questa in arancio, tant'è che mi è venuta meglio perché non la stavo filmando, cioè ho filmato qualcosina però poi mi sono fermata. Questa invece è la versione che vedremo nel video. Come vi ho detto anche nei tutorial passati, sto cercando di smaltire tutti gli avanzi di cordino, quindi vedrete un po' dei colori particolari. Infatti in questo caso ho utilizzato l'avanzo del bauletto Lori, però siccome non mi bastava questo colore ho utilizzato anche un po' di colore oro. Comunque trovate la lista dell'occorrente nel box informazioni qui in basso, ma ora la vediamo anche nel dettaglio. Per questo progetto ho utilizzato il cordino Inda Big di Borgo dei Pazzi, di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5€, valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Non mi perdo troppo in chiacchiere, come vi ho già detto è un modello molto semplice, non l'ho foderata ma potete farlo tranquillamente e potete anche applicare una chiusura magnetica. Comunque non mi perdo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 300-350 grammi di cordino Inda Big, uncinetto numero 7, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base, quindi andremo ad avviare 15 catenelle che corrispondono esattamente alla misura in centimetri che trovate indicata qui in alto. Quindi cappietto iniziale ed avviamo le nostre catenelle. Fatte le catenelle torniamo indietro a maglia bassa, quindi partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa e lavoreremo una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Terminata questa riga voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procederemo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi si procede sempre nello stesso modo, puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa per ogni punto. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Bene, ho lavorato le 5 righe, ho raggiunto 7 cm in totale. A questo punto procedo con il giro di rifinitura del fondo, quindi ho terminato con la maglia bassa, ora faccio una catenella, una maglia bassa nello stesso punto ed una maglia bassa per ogni riga sottostante. Quindi ora inserisco l'uncinetto nel punto della riga successiva, quindi entro proprio nel punto
e lavoro una maglia bassa nella riga successiva, quindi entro nel punto della riga successiva e lavoro una maglia bassa, e così comunque per ogni punto di ogni riga. Ok, a questo punto vado ad inserire l'uncinetto nella catenella che abbiamo qui di base, quindi nel punto d'angolo. Lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi questo aumento lo facciamo in ogni angolo. Poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Qui ripeto lo stesso procedimento, quindi l'aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa per ogni punto di ciascuna riga, e qui andiamo a chiudere il giro. Ok, a questo punto ho terminato il giro, non vado a fare la catenella perché taglierò il filo e chiuderò con asola di chiusura, quindi sarà sostituita appunto dall'asola che andrò a creare. Se voi preferite potete continuare a lavorare a spirale senza tagliare il filo, io mi trovo più comoda in questo modo per quanto riguarda questo caso. Quindi ho tagliato il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. A questo punto ci riagganciamo, quindi facciamo il cappetto iniziale e ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi. Io mi aggancio qui nel centro del lato più corto, prendiamo solo la metà catenella retro in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo lavorando una maglia bassa fino ad arrivare nel punto dell'angolo. In ogni punto d'angolo andremo a lavorare un aumento, quindi puntiamo l'uncinetto e lavoriamo all'interno di questo punto 2 maglie basse, quindi una e 2. Procediamo ora lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare al prossimo angolo, dove ripeteremo lo stesso procedimento, ed ovviamente lo stesso procedimento andrà ripetuto anche per gli altri 2 angoli. Altro angolo, altro aumento.
Ok, abbiamo terminato il giro. A questo punto possiamo chiudere con maglia bassissima oppure continuare a lavorare a spirale, cosa che farò io. Quindi mi armo di marcapunti, punto l'uncinetto nel primo punto lavorato e lavoro una maglia bassa. Inserisco il marcapunti in questo primo punto che mi segnalerà appunto che è il primo punto ed è il punto in cui dovrò andare a chiudere il lavoro e procedo semplicemente lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Se nel vostro caso fosse necessario, potete tranquillamente andare ad aumentare negli angoli. Per quanto riguarda il mio progetto, per me vanno bene questi aumenti che ho fatto ed ovviamente, cosa che non vi ho detto, se volete realizzare la borsa più grande vi basterà aumentare il numero di catenelle iniziali e il numero di righe di lavorazione. Ovviamente se volete utilizzare un fondo già pronto potete farlo tranquillamente, che sia rettangolare o ovale è indifferente. Quindi ora procediamo con la nostra borsa, procediamo lavorando a maglia bassa, quindi lavorando una maglia per ogni punto. Bene, terminato il giro non dovremo fare altro che continuare a lavorare a spirale, quindi non chiuderemo il giro, andiamo semplicemente a togliere il marcapunti, lavoriamo una maglia bassa sul primo punto e riposizioniamo il marcapunti esattamente in questo punto appena lavorato, che corrisponde sempre al primo punto di ogni giro. Procedo poi lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante e questo procedimento lo ripeteremo fino a raggiungere l'altezza che trovate indicata qui in alto insieme alla misura in centimetri. Calcolate che questa non è l'altezza definitiva della borsa perché poi andranno lavorati altri giri, quindi in questo caso dovete regolarvi con il progetto che avete davanti, però se state utilizzando lo stesso filato che sto utilizzando io e volete realizzare una borsetta delle stesse dimensioni potete tranquillamente seguire la misura che vi lascio indicata qui in alto. Potete seguire la misura in centimetri nel caso utilizzate un filato diverso, ma comunque volete realizzare la borsa delle stesse dimensioni. Altrimenti, se volete realizzarla più grande, dovete adattare lo schema al progetto che volete realizzare, appunto. Quindi procediamo in questo modo, raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Bene, ho lavorato tutti i miei giri, ho fatto questo cambio colore veloce perché come vi ho già detto anche nei precedenti tutorial sto cercando di smaltire tutto il cordino avanzato e siccome non ero molto sicura che mi fosse bastato il primo colore ho fatto questo cambio colore, così adesso sono certa che mi basterà, spero. Comunque ho messo dei marcapunti proprio nei punti d'angolo, qui ancora no, ma andremo a mettere i marcapunti in ogni punto d'angolo perché dovremo iniziare a fare delle diminuzioni. Quindi io qui ho messo due marcapunti in corrispondenza proprio degli angoli della base e tra un marcapunti e l'altro ho esattamente 6 punti. Dovrò fare lo stesso anche sull'altro lato, quindi ho già posizionato un marcapunti in corrispondenza dell'angolo. Qui in corrispondenza dell'angolo ho il punto che devo chiudere, quindi cosa faccio? Inserisco l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, prendo la solina, la tiro fuori, così vi faccio vedere anche come ho cambiato colore. Inserisco l'uncinetto nell'asola che ho creato
inserisco l'uncinetto nell'asola, tiro il filo e vado a riprendere il colore principale. Ovviamente voi non siete costrette a fare il cambio colore. Prendo il colore principale, lo porto fuori e chiudo con una catenella a maglia bassa in questo modo. A questo punto cosa faccio? Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al punto prima del marcapunti, quindi la diminuzione su questo lato la facciamo alla fine. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Mi fermo esattamente in questo punto, nel punto prima del marcapunti. Punto l'uncinetto, prendo il filo, non vado a chiudere, tolgo il marcapunti, punto l'uncinetto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte e 3 insieme. In questo modo avrò fatto la prima diminuzione. Procedo ora lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Mi fermo sempre un punto prima, tolgo il marcapunti, inserisco l'uncinetto nel primo punto, prendo il filo, non chiudo, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo e vado a chiudere tutte e 3 le asole insieme in questo modo. Procedo lavorando un punto basso per ogni punto, mi fermo nel punto prima del marcapunti e ripeto lo stesso procedimento, quindi lavoro questi 2 punti insieme. Poi continuiamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante e poi vediamo come andare a fare la diminuzione nell'ultimo punto. Io nel frattempo dovrò anche agganciarmi con il nuovo filo. Bene, sono arrivata al termine del giro, agli ultimi 2 punti e li vado a lavorare insieme, quindi punto l'uncinetto nel primo punto, prendo il filo, non lo chiudo, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo ed ora vado a chiudere tutte e 3 le asole insieme in questo modo. A questo punto chiudo il giro sempre nello stesso modo, quindi inserisco l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola, la porto sul retro, inserisco l'uncinetto sia nell'asola che nel cappietto, tiro e chiudo con una catenella in questo modo. A questo punto andrò a ripetere lo stesso procedimento, quindi farò un ulteriore giro facendo sempre le diminuzioni negli angoli. Non metto i marcapunti perché li farò in corrispondenza delle diminuzioni sottostanti. Quindi procedo lavorando una maglia bassa fino ad arrivare alla prima diminuzione che ho in basso. Ok, qui ho la diminuzione, quindi cosa faccio? Punto l'uncinetto, prendo il filo, non chiudo, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo ed ora vado a chiudere tutte e 3 le asole insieme.
A questo punto procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino alla prossima diminuzione, dove farò un'altra diminuzione, quindi al di sopra ne farò un'altra. Questo procedimento lo vado a ripetere per tutti gli angoli. Qui ho un'altra diminuzione, quindi ripeto lo stesso procedimento, faccio una diminuzione al di sopra, procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino alla prossima diminuzione e comunque il procedimento è questo. Questo procedimento lo ripeteremo anche per un'altra riga, quindi in totale dovremo avere 3 giri con le diminuzioni. Terminiamo il giro con l'ultima diminuzione, dopodiché vado a chiudere il giro e ripeto lo stesso procedimento per un ulteriore giro, quindi i passaggi saranno gli stessi. Termino anche quest'ultimo giro con una diminuzione e a questo punto posso tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Ok, a questo punto dobbiamo occuparci dei manici. Io uno l'ho già fatto, l'altro lo andiamo a fare insieme. Ho posizionato dei marcapunti sia da un lato che dall'altro. Ora ovviamente da questo lato li ho tolti perché ho già lavorato il manico, da questo lato ho 11 punti da un marcapunti all'altro. Ovviamente i punti marcati sono compresi e vi dico anche la misura in centimetri, così potete regolarvi meglio, soprattutto nel caso utilizzate un filato diverso, e siamo a circa 12 centimetri. Quindi a questo punto cosa facciamo? Prendiamo il filo, io ho già fatto il cappetto iniziale, inseriamo l'uncinetto nel primo punto marcato, prendiamo il filo, lo portiamo fuori e poi proseguiamo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante. Nell'ultimo punto marcato andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo. A questo punto cosa facciamo? Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, saltiamo il primo punto perché andremo a fare una diminuzione sia all'inizio che a fine riga, quindi saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al penultimo punto.
Questo è il penultimo punto, questa è la maglia bassissima, diciamo dove ci siamo agganciati, quindi cosa facciamo? Puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nell'ultimo punto, prendiamo il filo e andiamo a chiudere tutte e tre le asole insieme. In questo modo voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, andiamo a fare una diminuzione anche in questa riga, quindi saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo, lavoriamo una maglia bassa per ogni punto, e lavoriamo gli ultimi due punti insieme, quindi puntiamo l'uncinetto, prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nell'ultimo punto, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole, le chiudiamo tutte e 3 insieme in questo modo, voltiamo di nuovo il lavoro e a questo punto dovremo andare a lavorare le righe di andata e ritorno a maglia bassa. Facciamo una catenella e procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Questo procedimento lo lavoreremo per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Bene, ho terminato di lavorare anche il secondo, vado a tagliare il filo ma lo taglio un po' più lungo perché devo andare a congiungere le due parti insieme. Tiro fuori il filo, inserisco l'ago in questo punto ed ora devo andare ad unire le asole insieme, quindi entro con l'ago prendendo solo la metà catenella di questo punto, del primo punto, entro con l'ago prendendo solo la metà catenella ovviamente esterna del punto dell'altro manico, dell'altra estremità, e vado a bloccare in questo modo a zig zag. Quindi ora entro nel punto successivo, prendo solo la metà catenella esterna, faccio lo stesso anche con l'altra estremità, prendo solo la metà catenella esterna, tiro e procedo così fino ad unire tutti e 6 i punti, perché io ho 6 punti, poi in base ai punti che avete voi, se avete utilizzato un filato diverso, andrete comunque ad unire punto per punto tutti i punti che avete lungo il bordo. Terminata la cucitura andiamo a bloccare il filo tra le maglie . Ok, a questo punto non ci resta che unire in questo modo, andiamo a fare una cucitura lungo il bordo qui per andare ad unire e rinforzare il manico. Se voi preferite potete anche non farlo, però secondo me è meglio andare a cucire anche giusto dove va la mano. Quindi prendo un altro po' di cordino, lo vado a bloccare tra le maglie e poi vado a cucire. Ok, l'ho fatto passare un po' tra le maglie in modo da bloccarlo per bene. La cucitura la facciamo partire esattamente dalla prima riga in cui non ci sono le diminuzioni. Quindi nel mio caso è esattamente a questa altezza. Inserisco l'ago
e vado a prendere i punti che si trovano proprio sul bordo. Ovviamente devo cercare di fare la cucitura dritta, quindi devo prendere il punto dalla parte opposta della stessa riga e andrò a cucire in questo modo tutto il bordo del manico fino ad arrivare alla stessa riga dall'altra parte. Quindi la prima riga disponibile senza diminuzioni andiamo a cucire fino a quel punto. Ok, terminata la cucitura, blocchiamo il filo ed avremo terminato. Ebbene, questo sarà il risultato finale. Potete tranquillamente anche applicare una chiusura a calamita, magari realizzare una patellina e mettere una chiusura a cartella. Stessa cosa, se volete foderare magari lo fate prima di realizzare i manici, perché altrimenti in questo modo resta un pochino scomodo, però comunque anche così resta molto graziosa. Io ovviamente l'ho realizzata in 2 versioni. Ho realizzato questa per il tutorial, ma come prova avevo realizzato anche questa in arancio, che anche lei è molto molto bella, ma prima di questa avevo realizzato un'altra prova in fettuccia, con della fettuccia che avevo in casa. Quindi queste sono le mie gemelline. Spero che questo progetto sia piaciuto tanto anche a voi. Io sono molto molto soddisfatta, era da tanto che volevo realizzare una borsa con questa forma e finalmente ce l'ho fatta. Ho una lunga lista di modelli da voler realizzare, piano piano li realizzerò tutti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto su Instagram o Facebook, così potrò condividerle sulle mie storie. Ovviamente continuate a seguirmi anche sui miei social, perché pubblico tutte le anteprime dei prossimi progetti, quindi se volete restare aggiornate potete seguirmi anche lì, e vi invito ovviamente ad iscrivervi anche al canale attivando le notifiche cliccando sulla campanellina, così riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo tutorial. Vi ricordo anche che per questo progetto ho utilizzato il cordino Inda Big di Borgo dei Pazzi, di cui vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto di 5 euro, valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Trovate tutti i link utili nel box informazioni qui in basso. Quindi a questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!